I 3 principali errori che fai quando ti alleni in zona 2. Questo è il tema di questo video dedicato a ciclisti e a corridori per capire quali sono gli errori che molto probabilmente stai eseguendo anche tu quando ti alleni in zona 2. Se ti alleni per correre più a lungo e pedalare più forte o semplicemente per diventare una macchina da endurance, allora devi conoscere bene la famigerata zona 2. È fondamentale, ma attenzione, ci sono 3 errori comuni che sicuramente hai fatto o stai facendo e che rischiano di farti sprecare tempo, energie e risultati. Oggi ti spiego quali sono ed ovviamente come evitarli. Prima di continuare, se ti piacciono questi argomenti, se ti interessa che ne porti avanti anche altri, che approfondisca ulteriori cose riguardo allo sport, iscriviti al canale. Per me è un grosso incoraggiamento e continuerò a portare contenuti del genere. Ma continuiamo. Che cos'è la zona 2? Ho fatto un video sulle 7 zone di allenamento, nel quale analizzo tutto quello che devi sapere, pulsazioni, tipologie di allenamento, effetti fisiologici, per cui se la vuoi approfondire veramente come si deve, ti invito a dargli un'occhiata. Trovi il link qui sotto in descrizione. Comunque, per riassumere brevemente, la zona 2 è una fascia di intensità cardiaca in cui l'organismo lavora in aerobico, quindi brucia grassi come carburante principale. È tipicamente più o meno circa, perché ognuno di noi è leggermente diverso, comunque tra il 60 ed il 70% della tua frequenza cardiaca massima, ma può variare in base al tuo livello di forma fisica. Serve a migliorare l'efficienza metabolica, aumentare i mitocondri, migliorare la capacità aerobica. Insomma, è come un motore diesel, ma ultra efficiente. Tanto per dare un'idea di intensità, la zona 2 è quella che stai tenendo se riesci a correre a piedi o in bici e contemporaneamente riesci anche a parlare senza affanno. Come detto, questo video è dedicato agli errori che fai in zona 2, per cui partiamo con il numero 1. Errore numero 1. Vai troppo forte. Il classico errore è che pensi di essere in zona 2, ma in realtà sei in zona 3 o addirittura in zona 4. Lo so che ti senti in forma e che non fai fatica, ma questo è un errore se l'allenamento di quel giorno prevede di stare in zona 2. Capita spesso perché andare davvero così lenti sembra controintuitivo, noioso, palloso, sembra di non avere risultati e hai l'impressione di non fare allenamento perché è troppo leggero, non si fa fatica, che in fondo penso che sia quello che vuoi. Ti chiederai, ma se vado così piano, miglioro? La risposta, incredibilmente, è sì. La zona 2 è proprio questa, è lenta e va bene così. Se ti senti sciocco ad andare così piano, probabilmente sei finalmente nel range giusto. Controlla la frequenza cardiaca con il cardiofrequenzimetro per vedere se effettivamente sei in zona 2. O prova a parlare e vedere se non ti senti affannato. È strano, ma per andare forte bisogna anche andare piano. Errore numero 2. Non ci stai abbastanza. La zona 2 infatti deve essere svolta con regolarità. Farlo una volta ogni tanto non serve a nulla. Il minimo è almeno una volta alla settimana e non una mezz'oretta. La zona 2 deve essere lunga come la durata. Pensa che in bici si fanno allenamenti di 3 o 4 ore in questa zona, ovviamente a seconda delle proprie possibilità, limiti ed obiettivi. Pensala a una specie di maratona metabolica. Risultati lenti ma profondi. Costruisce la base solida su cui poi puoi aggiungere la velocità. È il mattoncino dell'endurance. Se non lo metti, crolla tutto. Errore 3. Fai solo allenamenti in zona 2. Anche fare sempre solo zona 2 è un errore. Se fai solo zona 2, alla lunga ti mancherà la scintilla. Ogni tanto serve alzare i giri, fartlek, soglia, VO2 max, salite. L'endurance si costruisce con la base aerobica, ma anche con un po' di pepe, diciamo così. Per dare un'idea di allenamento equilibrato, potrebbe essere un 80% lento in zona 2 e un 20% intenso in zone un po' più alte. Ma ho parlato di costruire un allenamento efficace, avere una base di allenamento, periodizzare l'allenamento in altri video. Ti lascio il link qui sotto se vuoi approfondire. Quindi una buona ricetta, tanto per concludere, sarebbe tanta zona 2 senza dimenticare gli altri ingredienti, zona 3, zona 4 e zona 5 se corri, e per i ciclisti anche zona 6 e zona 7. In conclusione, riassumiamo: non andare troppo forte, falla regolarmente, non allenarti solo così. Se correggi solo questi 3 errori, in poche settimane potrai sentire più resistenza, meno fatica e un motore più potente.
Fammi sapere nei commenti se anche tu hai commesso o stai commettendo questi errori o ne hai trovati altri, per cui il tuo commento potrebbe essere utile ad altre persone che cercano informazioni su come allenarsi al meglio in zona 2. Bene, grazie per avermi seguito anche in questo video. Ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Iscriviti al canale così non lo perderai e soprattutto mi farai felice. Un saluto in bici e di corsa da Lucoral.